Mussolini. Chi? Roberto Saviano? Me lo passi? Ma Roberto Saviano, salve, sono Benito Mussolini, ti ho fatto chiamare io. Tutto bene? Bene, bene, me ne compiaccio. Sì, ti ho fatto chiamare perché, caro Roberto, ho visto cosa è successo durante la parata del 2 giugno e ho letto il tuo tweet. Sì, Roberto, e sono molto preoccupato. Sì, c'è un pericolo che attanaglia l'Italia, Roberto, tu l'hai ben individuato. Non inflazione, non la recessione, non la guerra, non la crisi economica, ma bensì l'avanzata del fascismo. Sì, l'avanzata del fascismo, questo è il pericolo principale. Se te lo dico io, Roberto, tutto il dire. Ma abbiamo già preso provvedimenti, sai? Sì, abbiamo già effettuato 2 arresti solamente nella giornata di ieri. Impediremo questa deriva fascista. Sì, il primo a Reggio Emilia, una bambina, Elena Scarelli, 6 anni, all'Istituto Comprensivo Galilei. La maestra ha fatto l'appello e ha detto Elena Scarelli, e lei ha detto presente, alzando la mano. Ti rendi conto? La mano destra tesa. La bambina è stata immediatamente arrestata. I genitori hanno perso la patria potestà e li abbiamo mandati al confino. Sì, al confino per 3 mesi a imparare l'educazione. Ma non è tutto, un altro arresto a Napoli, pieno centro, piazza Garibaldi, il caffè La Terrazza sul Mare, che tu conoscerai bene. 3 astanti chiedono 3 caffè, il cameriere arriva col vassoio e dice a chi è il caffè? E loro a noi! No, non si fa, questo è un comportamento antisociale. Li abbiamo arrestati tutti, li abbiamo portati al confino per 6 mesi a guardare tutta la filmografia di Nanni Moretti, così impareranno l'educazione. Io te lo prometto, Roberto, te lo prometto qui, faccio una solenne promessa che il fascismo non passerà, non passeranno. Cosa? Non passeranno. No, cosa c'è? Il Green Pass. Cosa c'entra il Green Pass, Roberto? No, ascolta, no, no, il Green Pass, no, Roberto, non insistere. Me l'hai già detto l'altra volta. Il Green Pass non possiamo riportarlo. No, Roberto, non insistere, per favore. Il Green Pass non lo possiamo portare, poi ad un lato mi fai scoppiare il romagnolo quando mi fa arrabbiare, no. Insomma, siamo per la libertà. Lo so, l'altra volta ha funzionato, ma sai com'è? È un poco come portare un cavallo, no? Devi tirare, poi mollare, tirare, poi mollare, sì. Tra l'altro, parlando di tirare e mollare, come va? Sì, ho ricevuto il tuo ultimo libro, ma volevo chiederti una cortesia. Stiamo facendo un'operazione di crowdfunding, sì, crowdfunding, questa parola inglese che io odio e detesto, ma non importa. Su Appela, sì, la vedrai tra poco, un crowdfunding per finanziare il nostro prossimo spettacolo ad Avignone. Ti voglio presente, Roberto, voglio che tu sia in prima fila. Impediremo questa avanzata fascista in tutti i modi, Roberto. Il tuo libro, sì. Sì, ho ricevuto il tuo libro. E devo dire, Roberto, che ho trovato un posto che è ideale. No, non l'ho letto, l'ho messo sotto una delle gambe del mio tavolo a Palazzo Venezia. E devo dire che adesso la mia scrivania è in perfetta orizzontalità. Sei una persona equilibrata, l'ho sempre detto. Ho provato, sì, lo volevo leggere. Ho provato a farlo leggere al mio aiutante, il Galeazzi. Lui mi ha guardato e mi ha detto Duce, preferisco che passi i miei testicoli sulla carta vetrata. Il Galeazzi è così, è un po' sadista, sai cosa ti dico? Ma d'altronde è una persona affidabile. Caro Roberto, ti ringrazio. Hai salvato ancora una volta l'Italia dall'alto del tuo appartamento di New York. E mi raccomando, nel prossimo tweet fai come hai fatto l'ultima volta, metti una bella bambina affogata. No, non è sciacallaggio, Roberto, ricorda. Anzi, è manipolazione delle masse. Le masse devono essere manipolate. Sì, per condurle verso la direzione che abbiamo deciso qui e a Davos. Ciao Roberto, stammi bene. Ciao.